Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odra. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con l'assegnazione di default dei permessi per quanto riguarda la creazione delle nuove pagine e la creazione dei nuovi pulsanti. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a completare la fase di registrazione per la parte pubblica del nostro sito. Quindi per prima cosa ci spostiamo nel nostro editor, apriamo il file content registrati e come prima modifica andiamo a eliminare i dati che non ci servono in fase di registrazione, come la data di nascita, il sesso, la città e password e conferma password, e invece inseriremo l'indirizzo email e il numero di cellulare, che ci serviranno ovviamente poi per l'inoltro del codice per la conferma della registrazione. Quindi ci spostiamo nel nostro editor e innanzitutto dal recupero delle variabili togliamo data, sesso, città, password e conferma password. Poi aggiungiamo l'email e il cellulare naturalmente. Quindi tutti questi dati non ci serviranno e li cancelleremo. Bene. Nel form abbiamo detto che dobbiamo eliminare data di nascita, sesso, città. Quindi lasceremo l'username e password e conferma password. Bene. E dobbiamo rimpiazzare questi dati con l'email. Quindi apriamo il file che gestisce i nuovi utenti nella parte privata, quindi nuovo utente, e inseriamo l'indirizzo email e il numero di cellulare. Li modifichiamo perché non abbiamo la descrizione nella parte pubblica, quindi toglieremo il box informazioni e la descrizione del box. Bene. Gli modifichiamo la lunghezza, li impostiamo tutti uguali, poi se non ci piace li modifichiamo. E per quanto riguarda il recupero, quindi dobbiamo recuperare email e cellulare. Quindi qua ci andrà email e cellulare. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, direi che va bene. Aggiungiamo il campo obbligatorio a tutti i campi e qua sotto gli scriviamo campi obbligatori. E quindi qua in td class campo li aggiungiamo campi obbligatori. Bene, poi apriamo il file, quindi la funzione inserisci in registrazione, recuperiamo i dati, quindi email sarà uguale a post di email, cellulare sarà uguale a post di cellulare, città non ci serve, password e conferma password neanche, e come controlli quello sulla data non ci serve più, sul sesso neanche. Perfetto. Poi quindi cognome, nome, username, poi dobbiamo verificare l'email e quindi come abbiamo fatto per l'area privata, quindi privata, sezioni, permessi utente, funzioni, inserisci utente,
dobbiamo verificare, abbiamo detto email e cellulare. Perfetto. E poi dobbiamo modificare il salvataggio dell'errore, quindi lasceremo soltanto session alert. Bene, e ovviamente poi ci salviamo i dati in sessione in caso di errore, quindi cognome, nome, data e sesso e città non ci servono, username sì, qua ci andrà email e qui cellulare. E poi l'header location, qua avevamo ancora impostato il redirect con la stringa registrati, dobbiamo modificarlo con l'id della pagina di registrati, quindi ci recuperiamo l'id di pagina partendo dall'identificativo alfanumerico, quindi cell id registrati, e qua ci va registrati, anzi content, no, è registrati, l'id dovrebbe essere, verifichiamolo, quindi localhost e ci loghiamo come Odla Production. Quindi front-end, gestione pagine, sì, l'identificativo è registrati, perfetto. Eseguiamo la query, quindi res id registrati sarà uguale a MySQL query di connessione cell id registrati e ci ricaviamo il dato. Quindi MySQL fetch array di res id registrati, perfetto. E quindi nell'header location qua concateniamo row id registrati al campo id pagina, perfetto. Quindi salviamo, testiamo gli errori, quindi inserire un cognome, inserire un nome, inserire l'username, specificare un indirizzo email, lo specifichiamo volutamente senza la chiocciola e ci va a considerare l'indirizzo email non valido, e non ha neanche un punto, perfetto. Specificare un numero di cellulare, bene. Ora testiamo il recupero anche del cellulare, perfetto. E quindi il recupero va a buon fine e dobbiamo, come prima modifica, andare a inserire quindi i dati di questo utente nella tabella register attempt. Quindi la funzione sulla conversione della data non ci serve, la password andrà prima dell'inserimento generata come in inserisci utente, quindi ci ricopiamo la stringa, poi come nel caso del conferma registrazione generiamo una password casuale, il token email e il token sms, quindi qua ci calcoliamo la password casuale di 10 caratteri e sia il token email che sms invece di 5 caratteri, perfetto. E quindi la nostra query, quella che avevamo definito a inizio percorso, che andava a fare l'inserimento nella tabella utenti, la eliminiamo, inseriamo quella per la tabella register attempt. Quindi insert, andiamo un po' a capo,
Quindi insert into, register attempt, nome, cognome, username, email, cellulare, FK gruppo, e qua ci ritorneremo, password, token email e token SMS. Ora, per quanto riguarda il gruppo, nell'area privata noi, in definizione dei nuovi utenti, associamo l'utente direttamente al gruppo. Ora, per quanto riguarda invece la parte pubblica, ovviamente qua non possiamo dare all'utente la possibilità di scegliersi il gruppo a cui associarsi. Quindi quello che faremo in realtà è definire un nuovo gruppo di utenti. In realtà possiamo anche modificare il gruppo master, è indifferente, ma sì, ne creiamo uno nuovo, quindi lo chiamiamo gruppo default e come descrizione gli diciamo gruppo default con permessi soltanto per la sezione home page. E quindi sostanzialmente questo gruppo lo utilizzeremo come gruppo default, come dice il nome stesso, e associeremo tutti gli utenti appena registrati o in attesa di registrazione per il nostro CMS. E quindi qua come gruppo gli diciamo quindi gruppo uguale 11, quindi li associamo l'id del gruppo appena creato sostanzialmente. Perfetto. E qua questo else lo eliminiamo, gli diciamo if MySQL query di connessione virgola $insert, quindi se l'inserimento all'interno della nostra tabella register attempt va a buon fine, come abbiamo fatto per l'area privata, inoltreremo l'email all'utente con la prima parte di token e la password provvisoria, scusate, per il completamento della registrazione. E per quanto riguarda l'inoltro dell'email, per non dover ripetere tutto questo blocco di codice ogni volta che vogliamo inviare un'email, creeremo una funzione che prenderà in ingresso soltanto il testo da inviare, l'indirizzo email a cui inoltrare il messaggio e l'oggetto della nostra email, che richiameremo ogni qualvolta vorremmo inoltrare un'email con qualsiasi tipo di comunicazione tramite il nostro CMS. Quindi faremo un nuovo file e lo salveremo in include come send email.php e al suo interno inseriremo tutta questa parte di codice. Quindi nel nostro file apriamo il PHP e al suo interno definiamo una nuova funzione, quindi function send email, che prende in ingresso, abbiamo detto, l'oggetto, virgola, l'email a cui inviare il messaggio e il testo del nostro messaggio. Quindi definiamo questa funzione, al suo interno inseriamo il codice che abbiamo tagliato, bene, e come prima cosa andiamo a modificare il percorso dell'inclusione dei nostri file, perché il file, la nostra funzione si trova all'interno della cartella include, quindi il percorso sarà semplicemente classi php mailer src e il nome del file. Perfetto. Poi dobbiamo modificare l'oggetto del nostro messaggio, quindi qua sarà semplicemente oggetto, qua ci andrà email, quindi quella è in ingresso, il testo lo possiamo cancellare, anzi lo tagliamo perché poi lo dobbiamo ripassare alla funzione e quindi qua ci andrà semplicemente testo. E poi ovviamente ci vanno tutte le impostazioni del nostro server di posta. Bene, in questo modo quindi ogni volta che dovremo inoltrare un'email tramite il nostro CMS
ci basterà richiamare questa funzione a cui passeremo soltanto l'oggetto, l'email, quindi del destinatario, e poi il testo. La libreria PHP Mailer ci permette anche di settare ulteriori parametri che ovviamente adesso non imposteremo, ma qualora ci dovessero servire andremo a incrementare la nostra funzione passando gli ulteriori dati in ingresso. Quindi salviamo e in inserisci utente per quanto riguarda la parte privata, quindi definiremo il testo, l'oggetto che sarà uguale a attivazione account area privata o della production, e poi richiamiamo la funzione send email e gli passiamo in ingresso l'oggetto, l'email, quindi quella che riceviamo tramite il nostro form, e per finire la variabile body. Perfetto, salviamo e in action, quindi il file che richiama tutte le nostre funzioni dell'area privata, includiamo la funzione send email, quindi send email. Perfetto, quindi per quanto riguarda l'area privata non dovremo fare altro. Ora in inserisci registrazione includiamo allo stesso modo la nostra funzione, bene, e allo stesso modo, se l'inserimento dei dati va a buon fine, definiamo come per inserisci utente il messaggio perfetto, l'oggetto, e eseguiamo l'inoltro dell'email. Bene, ora come ultimo step andiamo quindi al rientro in registrati. Una volta richiesta la registrazione andiamo a visualizzare a video, quindi a inoltrare all'utente un messaggio di avviso dove gli comunichiamo di controllare la sua email per il completamento della registrazione. Quindi apriamo il file conferma registrazione e il file login, quindi content login, e in conferma registrazione ci salviamo in sessione l'avviso. Quindi gentile, cognome e nome, la sua richiesta di registrazione è andata a buon fine, e qua gli scriviamo controlli la sua email e segua le istruzioni per confermare la registrazione. Quindi questo sarà il messaggio che inoltreremo una volta richiesta la registrazione, quindi compilato il modulo di registrazione, all'utente nella pagina registrati, e quindi qua ovviamente dovremo modificare l'header location aggiungendo l'id pagina registrati. Perfetto, però qua dobbiamo correggere row di utente cognome e passargli la variabile del nostro form che è cognome. Perfetto, qua lo stesso con il nome, e poi lo stesso anche per l'inserimento di dati, quindi qua è nome
e cognome e lo stesso anche nell'inserimento. Perfetto. E in content registrati, come abbiamo fatto in content login, gli andiamo a cambiare la classe dove viene stampato il nostro errore, quindi da errore a avviso, e ci stampiamo il relativo avviso. Quindi in caso di errore l'identificativo sarà errore, giustamente, mentre se non è settato l'alert, prima la variabile alert la lasciamo vuota e poi se invece l'avviso è stato settato cambiamo l'identificativo con avviso e alla variabile alert lì associamo l'avviso salvato in sessione, e nella nostra cella qua invece di errore ci stampiamo la variabile id alert. Perfetto, quindi salviamo. Ora apriamo il file CSS per la parte pubblica e come abbiamo fatto per la tabella login, qua la tabella si chiama registrati, quindi come abbiamo fatto per la tabella login gli aggiungiamo l'id avviso, quindi le istruzioni per la tabella, quindi id errore e id registrati avviso colore verde e font weight bold. Perfetto, quindi salviamo e definiamo un nuovo utente che lo chiamiamo Rossi Alessio, username Alessio Rossi, indirizzo email odlaproduction.odla@gmail.com, numero di cellulare lo specifichiamo a caso, confermiamo la registrazione e come vedete al rientro ci dà l'avviso: gentile Rossi Alessio, la sua richiesta di registrazione è andata a buon fine, controlli la sua email e segua le istruzioni per confermare la registrazione. Perfetto, quindi ci loghiamo in Gmail, e come vedete abbiamo ricevuto correttamente l'email: gentile Alessio Rossi, questa è la sua password provvisoria per il primo login nell'area privata. Le facciamo presente che al primo accesso dovrà necessariamente aggiornare la sua password. In fase di primo login dovrà inserire questa prima parte di codice assieme alla seconda parte di codice che le verrà inoltrata tramite SMS. Perfetto, quindi abbiamo ricevuto, come per l'inserimento degli utenti per quanto riguarda l'area privata, correttamente i dati, quindi l'email con la password provvisoria e il token, quindi la prima parte del codice per la conferma della registrazione. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida completeremo la registrazione andando a fare alcune modifiche grafiche al nostro form e poi definiremo la funzione PHP per l'inoltro degli SMS.